Oggi andremo ad approfondire un blocco il cui uso e funzionamento è un po' un mistero per molti utenti. Sto parlando dell'enhancer. Innanzitutto spieghiamo a cosa serve l'enhancer. Questo blocco in sostanza viene usato per ampliare l'immagine stereo, cioè per creare stereofonia da un segnale mono fondamentalmente. E questo viene fatto in due modi diversi all'interno del blocco, in base alla tipologia di enhancer che andiamo a selezionare. E per capire al meglio come funziona questo effetto, prima vi spiegherò brevemente i due principi che stanno alla base di questo blocco. Il primo di questi principi è l'effetto Haas, che prende il nome dal suo scopritore. In sostanza, il signor Haas nel 1949 ha scoperto che quando vengono riprodotti due suoni identici ma sfalsati temporalmente, cioè uno in ritardo rispetto all'altro, se questo ritardo è sotto i 40 millisecondi circa, i due suoni non vengono percepiti distintamente, come avviene ad esempio con un delay, ma li percepiamo come un unico suono differente rispetto all'originale, e se questi due suoni vengono emessi da due posizioni diverse, come ad esempio due casse in un sistema stereofonico, non percepiremo appunto due suoni distinti provenienti da due direzioni diverse, o come un eco, ma il lato in cui quel suono è in anticipo rispetto all'altro lo percepiremo come il punto da cui proviene quel suono. In sostanza funziona un po' come il pan, con la differenza però che in questo caso i due canali hanno esattamente lo stesso volume, cambia soltanto appunto questo ritardo, il che replica anche il modo in cui funzionano le nostre orecchie. Infatti quando sentiamo un suono provenire ad esempio da questa direzione, le onde sonore raggiungeranno prima questo orecchio rispetto all'altro e appunto il cervello percepisce questa differenza temporale fra i due segnali ed usa questa informazione per stabilire appunto la direzione, oltre che ovviamente il volume e le differenze di equalizzazione dipendenti dall'orecchio stesso e anche dalle riflessioni della stanza. Insomma, qui il discorso si fa un po' complicato, però sappiate che questa differenza di tempi tra le due orecchie è uno degli aspetti fondamentali che usa il nostro cervello per capire la direzione dei suoni. E per rendere l'idea di questa cosa, considerate che anche se il segnale ritardato è 10 decibel più alto rispetto a quello che arriva prima, il nostro cervello percepisce la direzione sempre da quello che arriva prima, nonostante la grossa differenza di volume. Questo effetto Haas nel fractal lo possiamo replicare appunto col blocco enhancer settato nella modalità classic. Questa infatti va ad introdurre un ritardo che va da 0 a circa 25 millisecondi su uno dei due canali e ci dà appunto la possibilità di aumentare la stereofonia percepita del nostro segnale mono. Il secondo metodo per ampliare l'immagine stereo usato da questo blocco, in particolare nei tipi Stereoizer e Modern, è sempre basato sull'aggiunta di segnali ritardati rispetto al segnale originale, questa volta però per creare dei comb filter, dei filtri a pettine. Però innanzitutto vediamo cos'è un comb filter e come si ottiene. Quindi questo che vedete nell'immagine è un comb filter e dalla forma capirete perché si chiama filtro a pettine. Infatti vedete che abbiamo tanti picchi e tanti null nello spettro del segnale che vanno a creare appunto questa sorta di pettine. Ma come si crea uno spettro del genere? Praticamente è quello che avviene naturalmente quando si vanno a sommare due segnali di cui uno è la copia esatta dell'altro ma sfalsato temporalmente. Ed è proprio dal ritardo fra i due segnali che dipende in quali punti si andranno a cancellare le frequenze e in quali invece si andranno a sommare. Per capire meglio il meccanismo, immaginate quest'onda. Se creiamo una coppia identica e la ritardiamo esattamente di un tempo che corrisponde al multiplo di un ciclo dell'onda, vedete che tutti i picchi, sia positivi che negativi, vanno a sommarsi
diversi e di fatto in questo caso per questa frequenza i due segnali si sommano costruttivamente e quindi avremo un segnale più forte rispetto a prima. Se però manteniamo lo stesso ritardo ma prendiamo una frequenza diversa in cui i picchi positivi vanno a corrispondere coi picchi negativi del segnale ritardato, in questo caso avremo una cancellazione completa e quindi a quella frequenza non avremo più alcun segnale. Alle frequenze in cui succede questa cosa corrisponderanno i null in quel filtro a pettina. Ovviamente questa cosa si ripete ciclicamente nelle frequenze in base al ritardo che abbiamo. Questo comfilter è alla base di tanti effetti di modulazione. Pensiamo ad esempio al chorus, al flanger, ma anche in parte al phaser. Lì in realtà il meccanismo è un po' diverso, ma comunque abbastanza simile. Questi effetti in sostanza sono dei comfilter a tutti gli effetti, con la differenza però che viene modulato il ritardo del segnale wet rispetto a quello dry, ed è questo che crea la modulazione. Ma se eliminiamo questa oscillazione, se settiamo il depth a 0, percepiremo appunto questo suono strano che è dovuto proprio al comfilter. Nel blocco enhancer però non basta questo, nel senso che vengono usate due diversi comfilter. Su un canale infatti viene ottenuto sommando i due segnali identici ma di cui uno è ritardato rispetto all'altro, sull'altro canale, sul destro invece viene invertita la fase del segnale ritardato e questo fa sì che si creano due comfilter complementari. In sostanza, quando li sentiamo tutti e due non percepiamo il suono tipico del comfilter, ma un suono molto simile a quello originale, con la differenza però che è molto più largo, molto più stereofonico. Questo proprio perché su un canale vengono riprodotte alcune frequenze che sull'altro canale non ci sono proprio e viceversa, che corrispondono proprio ai picchi e ai buchi che ci sono nello spettro dei due comfilter. Dove c'è il buco in uno troveremo il picco nell'altro canale e viceversa. Questo, oltre a farci percepire il suono come non troppo alterato rispetto a quello originale, ha anche il grande vantaggio che quando andiamo a sommare in mono questi due canali, i due segnali ritardati si cancellano completamente visto che sono in controfase e quindi ritorniamo ad avere soltanto il nostro segnale dry inalterato e quindi ciò rende il blocco monocompatibile, non abbiamo appunto problemi ad usarlo in stereo o in mono. Comunque andiamo a vedere e sentire nello specifico come funzionano queste tipologie che troviamo all'interno del blocco. E quindi partiamo dal Classic Enhancer. Vedete che controlli ne troviamo pochissimi. Il più importante è il width, che in sostanza va a settare appunto il ritardo che c'è fra i due canali. Infatti sentite che se lo setto a 0 non cambia praticamente niente rispetto a quando il blocco è bypassato. Come potete sentire non c'è alcuna differenza. Nel momento in cui vado ad alzarlo, il canale sinistro viene ritardato rispetto al destro, fino ad arrivare a circa 25 millisecondi quando questo è settato al 100%. Andiamo a sentire come suona. Sentirete il segnale che man mano che lo vado alzando darà l'impressione di spostarsi a destra, proprio perché appunto il canale destro rimane senza ritardo mentre il sinistro viene ritardato. Sentite che quando lo setto al 100% il suono risulta molto largo, proprio perché c'è questa differenza temporale fra i due canali, che sì, ci fa percepire come se il suono provenisse da destra, ma comunque percepiamo anche quello che arriva da sinistra, il che in qualche modo dà quasi l'impressione di trovarci magari in un ambiente, in una stanza dove abbiamo magari un riflesso di una parete da un lato e l'amplificatore vero dall'altro lato. Ovviamente
In questo caso non c'è il riverbero tipico di queste situazioni, però diciamo era per rendere l'idea di ciò che si percepisce. Poi oltre al width troviamo il parametro phase invert, che appunto, come il nome suggerisce, va ad invertire la fase di uno dei due canali o di entrambi. E quando invertiamo soltanto uno dei due canali, anche questo contribuisce ad ampliare ulteriormente la percezione della stereofonia. Sentiamo la differenza. Impostando poi soltanto un canale con la fase invertita e senza ritardo, praticamente ci ritroveremo lo stesso segnale su entrambe le casse, ma appunto con la fase invertita su uno dei due. Questo ovviamente è da evitare assolutamente se c'è la possibilità che dobbiate usare i vostri preset in mono, cioè sommando i due canali, perché in quel caso avreste una cancellazione completa. Anche senza l'inversione di fase, la modalità classic non è indicatissima quando si vanno a sommare appunto i due canali, perché proprio per questo ritardo, nel momento in cui andiamo a sommare i due canali, appunto cominceremo a percepire il comb filter che farà suonare molto strani i nostri preset. E per rendere l'idea ve lo faccio sentire usando gli altri due parametri disponibili, cioè pan left e pan right. Con questi due controlli praticamente possiamo andare a spostare il canale sinistro e destro, magari per far sì ad esempio che anziché avere il segnale ritardato pannato tutto a sinistra e quello diretto pannato tutto a destra, possiamo scegliere di fare ad esempio 50 e 50 per avere un panorama stereo un po' più stretto. Vi faccio sentire come suona. Possiamo anche decidere di invertire i due canali, cioè settandoli così. Se per qualche motivo ci serve avere il canale destro ritardato anziché il sinistro. Sentite che adesso infatti si sente provenire da sinistra il suono. E poi, come dicevamo, se lo settiamo entrambi a 0, praticamente avremo sia il segnale sinistro che quello destro entrambi al centro, e quindi a questo punto percepiremo il comb filter, cioè l'equivalente di sommare i due canali. Sentite che oltre ad avere una leggera perdita di volume c'è questo suono strano metallico, come se la nostra chitarra si trovasse all'interno di un tubo quasi. Questo è proprio il comb filter. E quindi, riepilogando, modalità classic da non usare se dovrete usare il vostro preset in mono sommando i canali. Si può invece usare in mono se usate soltanto uno dei due canali, cioè ad esempio se quando suonate con un impianto mono decidete di collegare soltanto un jack, lasciando l'impostazione dell'uscita in stereo. In quel caso non avrete problemi con la modalità classic. Andando alla modalità modern, vedete che i parametri cambiano. Troviamo sempre il width, che controlla sempre il ritardo del segnale ritardato, appunto. In questo caso però, come abbiamo detto prima, non abbiamo quello ritardato su un canale e quello diretto sull'altro, ma troviamo il canale diretto su entrambi i canali e due diversi segnali ritardati. Sul sinistro quello con la stessa polarità del segnale diretto, sul destro invece quello con la fase invertita.
Il depth in questo caso invece controlla il pan di questi due segnali ritardati. Se è settato a 0, entrambi saranno al centro e quindi come se fossero sommati. Invece al 100% saranno uno totalmente a sinistra e uno totalmente a destra. E infatti se andiamo a sentire così come è settato adesso, cioè col width, il tempo a 0 e il depth a 100, sentirete che il suono proviene soltanto dal canale di sinistra. Secondo voi perché avviene questa cosa? Sentite che quando attivo il blocco, oltre a perdere il canale destra, sentiamo che il volume aumenta considerevolmente. Se avete capito come funziona, sarà abbastanza facile rispondere. Infatti, settando il tempo a 0, praticamente sul canale sinistro cosa succede? Abbiamo due segnali identici che vengono sommati costruttivamente e quindi di fatto il volume raddoppia. Nel canale destro invece, dove il segnale che di solito è ritardato, ma in questo caso no perché il width è settato a 0, questo segnale, dicevo, è invertito di fase rispetto al segnale diretto e quindi, essendo perfettamente allineati questi due segnali, si cancellano completamente. E quindi succederà appunto quello che abbiamo appena sentito, cioè canale sinistro presente e più alto di volume, raddoppiato, canale destro invece totalmente assente. Ovviamente questi sono settaggi che fanno capire come funziona il blocco, ma che nella pratica poi non useremo perché lo scopo dell'enhancer è quello di creare stereofonia e quindi il parametro width non va mai settato a 0. Infatti sentite cosa succede quando lo alzo. Allora, sentite che la stereofonia aumenta considerevolmente, proprio perché col ritardo abbiamo due filter complementari sui due canali e quindi due segnali completamente diversi, a meno che non settiamo il depth a 0, perché in quel caso spostiamo entrambi i segnali ritardati al centro, che quindi si cancellano a vicenda e resta soltanto il segnale dry e quindi il suono è identico a quando il blocco è bypassato. Oltre a questi due controlli poi troviamo low cut e high cut. Questi sono appunto due filtri che però vengono applicati soltanto ai due segnali ritardati e quindi non al dry. Questo in sostanza fa sì che quando andiamo a usare questi filtri in pratica stiamo settando la banda passante del comb filter, cioè significa che se ad esempio setto il low cut a 150 Hz, sotto i 150 Hz non avrò più un comb filter ma il segnale pulito. Stessa cosa ovviamente per l'high cut. E questa è una cosa molto utile perché spesso, specialmente sulle basse frequenze, quando si usano settaggi esagerati, cioè ad esempio settando sia width che depth al 100%, mentre suoniamo sentiamo alcune note che magari si spostano da sinistra a destra, proprio perché i comb filter sulle basse frequenze tendono a sentirsi di più e quindi diciamo si crea questo strano effetto. Usando il low cut questo effetto si riduce e quindi risulta meno fastidioso. Vi faccio sentire un po' la differenza. Sentite che qua invece è il contrario, abbiamo le alte che sono praticamente monofoniche, mentre quando suono note basse il suono si allarga.
La tipologia Stereoizer è praticamente identica al tipo Modern, con la differenza che qua i filtri sono già preimpostati a dei valori ottimali per ridurre al minimo quegli effetti indesiderati di cui parlavamo, e devo dire che in effetti funziona molto bene. Per quanto riguarda la compatibilità mono, invece Modern Enhancer e Stereoizer funzionano esattamente al contrario rispetto al Classic Enhancer, ovvero per queste due tipologie, quando sommiamo i due canali, essendo appunto due con filter complementari, si sommano alla perfezione, il segnale ritardato viene cancellato completamente e quindi ci ritroviamo col segnale dry identico a quando il blocco è bypassato, e quindi quando usiamo questa impostazione per suonare in mono non percepiremo differenze o problemi al nostro segnale, nessuna cancellazione di fase. Viceversa, se usiamo il metodo di suonare soltanto con un canale di un'uscita impostata in stereo, in quel caso sentiremo sì il confilter, perché sentiremo appunto soltanto il canale sinistro o quello destro, e quindi ci sarà una bella differenza rispetto a quando il blocco è bypassato. Quindi diciamo la scelta del tipo di enhancer dipende anche da come usate e come settate i vostri preset. Avevo fatto qualche tempo fa un video su come evitare i problemi quando suoniamo i nostri preset stereo in mono, se volete andate a vederlo. In ogni caso, man mano che poi andremo esplorando i vari blocchi, per ogni blocco che altera la stereofonia spiegheremo appunto anche quali possono essere i problemi all'interno di ogni blocco e come risolverli o come mitigarli o come scegliere il male minore in base alle impostazioni delle uscite che usiamo. Bene, con questo penso sia tutto per quanto riguarda il blocco Enhancer. Se avete ancora dubbi o domande scrivetemele nei commenti, cercherò di rispondere a tutti, o magari anche di fare un altro breve video se c'è qualcosa ancora sostanzioso da approfondire, ma credo di no. Mettete un like al video se vi è stato d'aiuto, iscrivetevi al canale e se volete anche al gruppo Telegram e al server Discord. Vi ricordo che, visto che si avvicina il raggiungimento dei 1000 iscritti, ci sarà un piccolo regalo per uno di voi. Trovate maggiori informazioni nel gruppo Telegram appunto, quindi se volete partecipare e avere la possibilità di ricevere questo regalo, unitevi quantomeno al gruppo Telegram. E niente, detto questo vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!